Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci. Oggi andiamo a vedere cosa accadrà a settembre 2026. Lo facciamo con il nostro approccio di tarologia co-creativa, laddove prima ti racconto il fatto, quello che accade, e poi come cooperare con il tuo destino. Siccome stiamo cooperando con il nostro destino, il rituale di questo mese è il rituale della fiamma, 21 giorni per cambiare la tua vita. Lo trovi sotto l'info box, per cui su quel rituale ho strutturato anche la lettura. Ma anche se non hai fatto il rituale o non vuoi fare il rituale, non fa niente, io ti racconto il fatto, ok? E come cooperare con il tuo destino. Allora, andiamo a vedere. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore e libertà. Pesci, settembre 2026. Allora, andiamo a mettere prima le prime 3 carte. Con quale energia entri a settembre? L'imperatore. Si fa come dico io. Brave le mie ragazze e i miei ragazzi. Però lasciamo un po' di spazio anche al divino. Sapete la pratica dell'imperatore, no? Allora, che cosa accade a settembre? Cosa sta cercando di crearsi a settembre? Cosa accade? Ah, bello, 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 bello. Cioè, questa è la pratica dell'imperatore. Cioè, se fai la pratica dell'imperatore a settembre, non c'è bisogno che ti racconto niente, va tutto genialmente. Genialmente non si può dire, vabbè. Guarda, controllo e allo stesso tempo affido la mia richiesta agli dei. Ok. Vediamo qual è la resistenza. Dove stai opponendo resistenza a ciò che vuole accadere? Come potresti opporre resistenza? Sì, infatti, sul conosciuto, sul 4 di bastoni. Diciamo che entri a settembre con questa voglia di ordine, di stabilità. Magari, siccome arriva questo imperatore, pum, così, no? Quindi magari hai avuto di rimettere, cioè mi sto mangiando le parole, hai avuto bisogno di rimettere alcune cose al loro posto, cioè c'è una parte di te che dice adesso so che cosa voglio, questo è il mio territorio, questi sono i miei confini. Attenzione, perché noi conosciamo ormai le due facce dell'imperatore. L'imperatore può essere il sovrano che governa il proprio regno in modo magistrale, oppure diventare come Acrisio, che per paura della profezia si costruisce una prigione, oppure come Minosse, che cerca di confinare nel labirinto ciò che disturba il suo ordine, di trattenere il potere degli dei. Quindi settembre è come se ti chiedesse, no? Ma tu stai governando la vita tua oppure stai cercando di impedire alla vita di meravigliarti? Perché se la governi non ti meraviglia. Ed ecco qui che compare subito la regina di coppe in aiuto, in assistenza, sembra una partita di pallone, ed ecco qui che arriva direttamente. Io che odio il calcio, poi tra l'altro, non me ne vogliono i tifosi, ma io e il calcio siamo una cosa separata. Nonostante mio nonno fosse un calciatore, comunque, quello della parte materna. Vabbè, a parte questo, allora, la regina di coppe ti porta, cioè settembre ti porta l'acqua. Tu sei là con un po' di struttura e controllo, settembre ti porta l'acqua, porta intuizione, relazione col mondo emotivo. Può certamente rappresentare anche una persona che entra nella tua vita o che assume molta importanza, se me la mettono qua al centro. Perché nella struttura generale, nel disegno generale, sembra soprattutto che arriva una persona affinché tu possa sentire maggiormente la vita più che il controllo, no? E la posizione, la resistenza. Ma questa persona che può arrivare nella tua vita rappresenta una tua stessa qualità che vuole incarnarsi a settembre, cioè una vita che vuole essere sentita, vissuta profondamente, non solo amministrata, no? Quindi settembre ti vuole riportare nel tuo elemento. L'imperatore ti dice devo sapere dove sto andando, invece la regina di coppe risponde prima senti dove la vita ti sta chiamando, poi te lo mostrerà la vita, no? Infatti questo col 4 di bastoni è sottilissimo perché è una carta stupenda, però come può essere una resistenza? Te lo spiego subito.
Perché quando, vedi 4, 4, allora 4, no, i confini, quando quando la sicurezza diventa una condizione per vivere la vita è magia pura, a volte è caos se vogliamo, quindi il 4 di bastoni può essere la casa, la stabilità, la relazione consolidata, il territorio conosciuto, quindi potresti opporre un po' di resistenza ehm, dicendo inconsciamente ok, mi apro al nuovo purché non destabilizzi ciò che ho già costruito, della serie accolgo quello che mi arriva purché entri perfettamente nella casa che già conosco. Ma allora non stai veramente aprendo la porta, cioè stai chiedendo al destino di presentarsi già arredato. È un po' così. Quindi entri a settembre come imperatore, quindi vuoi ordine, vuoi sapere, vuoi governare il tuo regno, però settembre ti manda una regina di coppe, cioè qualcosa che mica ti chiede, cioè che non ti chiede innanzitutto di essere compreso con la ragione, ma sentito. E puoi fare resistenza proprio nella sicurezza, nel bisogno che quello che arriva non deve modificare troppo quello che già sai, che hai già costruito. Però ricordate il mito di Acrisio, cioè il problema non è avere le mura, il problema comincia quando utilizziamo quelle mura per impedire al destino di entrare. Cioè settembre mica vuole rovinare la tua stabilità, vuole che, è molto sottile sta cosa, oh. Cioè tu costruisci il castello tuo, stai là perfettamente, però apri la porta, ok? Cioè dentro la vita che hai costruito c'è ancora una porta dove l'inaspettato può entrare? Cioè l'hai lasciata quella porta? Questo ti chiede. E andiamo a vedere subito con le carte successive quello che il fuoco vuole consumare, che non può più restare nella tua vita, no? Quello che fate a mezzo della porta di luglio, scusami, abbiamo fatto 2000 porte, luglio-agosto, nel rituale della fiamma, ok. Ciò che il fuoco consuma, cosa viene a bruciare settembre che non può più accompagnarti oltre? Vediamo. È la confusione. Prendere una direzione senza essere confusa dai modelli della morale, il luogo comune. Vediamo qual è la fiamma che si accende, cioè cosa vuole nascere in te al posto di questo che sta bruciando. Allora, questa cosa, cioè settembre ti porta la progressione verso una grande stabilità, a patto che tu riconosci le varie possibili dispersioni. Io lo conosco il pesce, è un grandissimo sognatore, no? E quindi il grande sensitivo dello zodiaco, quindi allora evitare le dispersioni. Lo so che per te è un sacrilegio dell'immaginazione in questo senso. Allora, potrebbe succedere questo, cioè, allora, cioè quando stiamo troppo nell'immaginazione e non incarniamo quello che immaginiamo, capito? Perché il 7 di coppe ti può tenere in una condizione in cui, wow, tutto è possibile, proprio perché nulla di queste coppe vengono scelte fino in fondo. E c'è un collegamento perfetto con l'imperatore qua iniziale, cioè potresti cercare di controllare il futuro non solo attraverso la rigidità, ma anche imprigionando tutte le possibilità prima di vivere quella presente. Quindi il fuoco dice basta vivere 100 vite immaginate, scegliene una e comincia a darle forma. E infatti questo che cosa significa? La fiamma che si accende qual è? Valore, stabilità, concretezza, capacità di amministrare risorse, lavoro, denaro. Può anche rappresentare concretamente una persona autorevole che arriva a settembre, affidabile, molto concreta, che assume importanza nel mese di settembre. Questo lo lascerei aperta, questa interpretazione. Ma sul piano iniziatico è ancora più forte perché tu che sei proprio il segno dell'oceano immaginale, sei invitato a diventare colui o colei che dà una forma a quello che immagina, no? Quindi sta accadendo qualcosa di enorme in questo mese perché il fuoco viene a bruciare tutti quei sogni che rimangono sogni perché tu continui a tenerli tutti aperti contemporaneamente.
Cioè, tutto è possibile, ma che cosa scegli di rendere reale? Cioè, il re di denari qua è la materia, la stabilità, la costruzione, il valore. Settembre potrebbe dirti di smettere di chiederti quali delle 100 vite possibili potresti vivere e cominciare finalmente a costruire una tua, mi spiego? Cioè, devi dare forma al sogno, perché la porta è aperta, ok? Adesso andiamo a vedere il punto di manifestazione. In quale ambito della tua vita questa trasformazione comincia a manifestarsi per prima? Nella stabilità. Cioè questa trasformazione arriva proprio in tutto ciò che porterà stabilità nel lungo periodo. È una sorta di eredità della tua vita, mi spiego? Cioè, è qualcosa di stupendo. Oh, settembre è fortunatissimo comunque. Cioè, io sto leggendo, alla fine mi rendo conto, sono carte potentissime. Cioè, prima bruci tutte le possibilità, quindi tutte quelle possibilità che rimangono sospese. Ti accende il re di denari, magari qualcuno ti dice guarda questa possibilità è quella che ti porterà grandi frutti, allora tu la fai, oppure la tua stessa energia di re di denari, che tu sia uomo o donna, non importa, che ti fa scegliere una e te la porta concretamente nella materia. Perché questo 10 di denari non stiamo più parlando di un'intuizione, stiamo parlando di qualcosa che diventa concreto, stabile, prospero e soprattutto duraturo. Mi parla di lavoro, mi parla di denaro, mi parla di casa, di famiglia, di progetto, patrimonio. Cioè qualcosa che può mettere veramente radici nella tua vita. Quindi, cioè, qua settembre non è che vuole solo realizzare un tuo desiderio, vuole insegnarti a costruire qualche cosa che possa rimanere anche dopo che il tuo entusiasmo del desiderio è passato. E cioè, micidiale. Micidiale. Vediamo un po' l'imprevisto, ciò che non sai e che potrebbe accadere. Ciò che non sai e che potrebbe accadere. Guarda un po', 2 di coppe. Aspettate prima di raggiungere delle conclusioni affrettate, anche se farei un attimo di silenzio. Allora, non restringiamolo tutto al campo romantico, l'amore lo vediamo tra un po', perché il 2 di coppe è prima di tutto 2 persone che si riconoscono e si scelgono, quindi l'imprevisto potrebbe essere concretamente una proposta da parte di qualcuno, un incontro, una collaborazione, una riconciliazione o una persona che si avvicina, cioè qualcuno con cui improvvisamente nasce una reciprocità. E con sto 10 di denari qua, io credo fortemente che questa alleanza qui diventa qualcosa di più concreto, professionalmente, economico, familiare o progettuale. Però siccome sto guardando quella regina di coppe là, ma qua tu incontri qualcuno qua. Qua 2 parti si dicono. Allora, qua io credo che tu avrai un incontro, potrebbe riguardare l'amore che mette su famiglia o radice, qualcosa che si concretizza, ma non solo, perché tutti questi denari mi parlano anche di progetti e di partnership che fluiscono bene. Non lo sappiamo ancora le carte dell'amore non le abbiamo fatte, però ricordate che qua con la regina di coppe tu sei ricettiva o ricettivo all'amore e qua arriva una persona, no? Cioè, mentre tu sei impegnato o impegnato a costruire la tua nuova realtà, così, colà, allora a settembre ti prepara qualcuno o qualcosa che non dovrai costruire da sola o da solo. Come se mi dicessero forse il prossimo capitolo della tua vita non è destinato a essere costruita da sola o da solo, capito? E adesso andiamo a vedere il gesto del mago, che il gesto del mago è come puoi cooperare in ciò che sta cercando di accadere invece di combatterlo. Allora, il gesto del mago, ottava carta, come puoi cooperare con il tuo destino, 2 di spade. Incredibile, guarda che sottile, eh? Allora, allora,
devi sospendere il giudizio, il verdetto, cioè non devi dire subito sì, non devi dire subito no, non etichettare immediatamente quell'incontro, non devi stabilire già dove deve portarti. Ricordiamo qua la struttura, no? Cioè rimani davanti a quello che arriva in modo senza etichettarlo, senza giudicarlo, deve mostrarti quello che arriva che cos'è. Questa non è indecisione, questa non è l'indecisione, dice non so cosa fare, ho paura di scegliere. Il 2 di spade iniziatico in questa posizione ti dice non scelgo ancora perché non ho ancora visto tutto. E con sto 2 di coppe qua è stupendo, perché se arriva qualcuno o arriva un'alleanza lavorativa con qualcuno o la relazione d'amore, tu non gli dici immediatamente di definirvi che cosa siete, no? Quindi non devi decidere troppo presto. Questa volta cooperare con il destino significa sospendere per un momento il giudizio. Se arriva una persona, una proposta, un incontro, non devi chiederti subito ma dove mi porta sta cosa? Ma è giusto, è sbagliato? No! Perché nel momento in cui definisci troppo presto qualche cosa, tu rischi di incontrare l'idea che ti sei fatto di quella cosa. Questo, ragazze e miei ragazzi, significa cooperare con il destino, mi spiego? Il mago questa volta lascia proprio uno spazio vuoto, osserva, ascolta, no? Aspetta che l'immagine si riveli. Ricordati che Acrisio ricevette una profezia e decide immediatamente cosa significa quella profezia. Cioè, mio nipote mi ucciderà, no? Allora ebbe paura e strinse tutto, si visse una vita di merda, scusatemi il termine. Cioè, tu invece fai il contrario, lasci che il destino si esponga prima di rispondergli. Ok? Wow. Comunque, pratica dell'imperatore, il rituale della fiamma, state a posto. Ok. Vediamo il dono della fiamma. Se cooperi con il destino, quindi se sospendi il giudizio e tutto e non definisci niente prima di decidere, che cosa produrrà? Che cosa succederà quindi a settembre se tu cooperi con il tuo destino? Allora, 3 di coppe, cioè, hai capito, no? Gioia, allegria, entusiasmo, leggerezza, cioè, allora, io qua vedo chiaramente che, allora, succede una cosa, l'imprevisto del 2 di coppe, poi arriva il 2 di spade. Allora, il 3 di coppe è proprio qualcosa che può addirittura non so, qua ci sarà un motivo per festeggiare. O viene concluso un accordo, o viene concluso un patto, qualche cosa. Settembre non ti sta portando solo qualcosa da costruire di bello qua. Improvvisamente compare qualcuno, compare un incontro e alla fine compare la gioia condivisa di questo incontro qua. Io credo che tu entri a settembre con questo bello imperatore, come se dovessi, no, sistemare la tua vita, e ti ritrovi a festeggiare invece qualcosa che adesso non sai ancora che sta arrivando. È bellissima sta cosa. E voglio subito vedere qual è il dono della fiamma. No, il dono della fiamma l'abbiamo visto, il passaggio dell'anima. Chi stai diventando con quello che settembre ti porta? Re di coppe. Poi mi dite se non l'avevo già intuito con sta carta qua. Ecco, ne so, qua c'è un'anima gemella, che si concretizza qualcosa, ma ci sono 2 re. Allora, questo è un mese di grande svolta, te lo dico. Cioè, questo è un mese di grande svolta, perché qua è una cosa grossa. Eravamo partiti dall'imperatore, no? Tu volevi controllo, volevi struttura, ordine, cercava di entrare nella tua vita la regina di coppe, che sia uomo o donna non importa, è una qualità che entra nella tua vita. Dopo tutto sto viaggio tu diventi il re di coppe, cioè settembre non ti porta solo qualche cosa, viene a insegnarti un nuovo modo di essere potente. Segnatevi sta cosa, non più soltanto governare quello che accade fuori, ma diventare sovrano di quello che si muove dentro di te.
Sovrano non significa controllare le emozioni, significa poterle attraversare senza perderti, sentire senza affondare, amare senza dissolverti, desiderare senza diventare schiavo del desiderio. Quindi settembre ti dà quella consapevolezza che la tua sensibilità non è ciò che devi correggere, è ciò che devi imparare a governare. Ma non solo, questo è di base a tutti e questo può creare delle relazioni vere, autentiche, mi spiego? Cioè, se entri nel mese cercando di governare la vita, ne esci avendo imparato a governare te stessa o te stesso, mi spiego? È tutto il lavoro interno qua. Lo so che volete, molti di voi già stanno dicendo, Fra, guarda l'amore, vedi che succede. Oh, aspetta. Mettiamo intanto una carta oracolo sulla parte generale di queste. Questo re di coppe. Ti renderai conto di essere unica, unico del tuo genere, perché impari a governare il tuo inconscio, cioè sei padrone o padrona dei tuoi inferi, dell'inconscio, quindi le porti autopotenziandoti con le emozioni, sei unica, unico nel tuo genere. Non a caso abbiamo la civetta, gufo civetta, che è il re della notte, le emozioni sono la notte, l'inconscio sotterraneo, diventi regnante delle tue emozioni. Dice, dal momento in cui sei emerso in questo mondo, hai talenti straordinari, capisci la luce delle stelle, le voci degli animali e tutte le cose magiche. Ma io vi faccio un applauso perché qua, quando è che riesce a essere questo? Quando riesce a essere questo? È perché la magia appartiene alle emozioni, al mondo sotterraneo, al mondo sommerso. E quando emergi, qua dice emerso, no? Che dice quando sei nato o nata, però quando emergi tu puoi creare magia, 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 magia. Non aggiungo nient'altro, perché è veramente una lettura straordinaria. Andiamo subito all'amore. Vediamo. Andiamo sull'amore, vediamo. Il fuoco dell'amore a settembre. Come entri nell'amore a settembre? Prima carta. Come entri nell'amore a settembre? Asso di spade, non avevo dubbi. Asso di spade. Cosa arriva nella tua vita amorosa? 5 di denari e qua merita un attimo di sospensione. Allora, se state già insieme a qualcuno, arriva una persona che sente che qualcosa manca tra di voi, che sente la tua mancanza, tu vuoi un nuovo inizio, non lo so, vedi un po', perché tu entri nell'amore con una chiarezza nuova, hai capito qualche cosa, hai deciso che cosa vuoi, cosa non vuoi più accettare, quale tipo di rapporto non sei più disposta o disposto a vivere. Questo è un taglio iniziatico, cioè prima di incontrare qualcuno tu hai tagliato una vecchia narrazione sull'amore. E dopo il re di coppe qua come passaggio dell'anima è stupendo, perché tu non sei meno sensibile, sei talmente sensibile, lucida e lucido contemporaneamente. E ricordiamo, arriva qualcosa o qualcuno qua. Allora, la formula psichica per questa carta è questa. La mancanza non è assenza, è invisibilità, perché qua potrebbe arrivare una persona o una situazione che inizialmente non si presenta nella forma completa che ti aspetteresti. Qualcuno può sentirsi fuori dalla porta o portare una ferita di esclusione o una solitudine. Oppure può esserci qualcosa che c'è ma non è ancora pienamente manifesto. Ricordiamo sto 2 di coppe qua, perché sto 2 di coppe col 3 di coppe, quello che voleva entrare la regina di coppe, tu diventavi re di coppe, quindi questo non è l'amore va male, qua l'amore va da Dio, ok? Allora, non devi scambiare una forma inizialmente che sembra incompleta per assenza di possibilità. Cioè, allora, tu entri nell'amore con una chiarezza nuova. Tu sai che cosa vuoi e soprattutto cosa non vuoi più. Arriva sto 5 denari e qua potrebbe arrivare qualcuno che porta una ferita,
o qualcosa che inizialmente arriva una persona ma inizialmente non è completamente disponibile, no? Oppure arriva una situazione nella quale tu ti guardi e dici qua manca qualche cosa. Ehi, non decidere, non dare etichette. Ricordati, lascia che il destino ti finisca di parlare prima che tu risponda o che tu dia etichette, perché ricordiamo che l'imprevisto del 2 di coppe e il dono 3 di coppe e noi stiamo qua proprio dentro l'amore adesso, quindi prima di decidere cosa significa questo 5 di denari, io voglio vedere la terza carta. Voglio vedere la terza carta perché adesso con la terza carta andiamo a vedere che cosa questa persona, questa situazione viene a mostrarti di te. Terza carta. Sette di coppe. Allora, cioè, poi vedi quanto sono chirurgiche queste carte, le carte in genere proprio, sette di coppe che si ripete, no? Di nuovo. Allora, qua dipende da te, allora non dipende da te, adesso ti dico, guarda, il 7 di coppe era esattamente quello che il fuoco doveva bruciare nella lettura generale, ciò che non ti deve appartenere più per realizzare il tuo capolavoro, no? Ritorna nell'amore, quindi quando le immagini insistono così bisogna darle più ascolto del dovuto. Questa persona o questa situazione viene a mostrarti che cosa fai tu quando nell'amore percepisci una mancanza. Quando qualcosa non è ancora chiaro per te, non è ancora completo, definito, tu rischi di riempire quello spazio con 100 miliardi di possibilità. Costruisci scenari. E in questo caso cosa succede? Che tu non stai più incontrando veramente la persona che hai davanti. Stai incontrando esattamente tutte le storie che la tua mente ti sta raccontando intorno a quella persona, ma non è realmente la persona. Quindi settembre ti vuole insegnare qualcosa di grandioso, lasciare che ciò che sospendi il giudizio, non riempire subito questo vuoto, quella cosa lì, non decidere subito, lascia che sia il destino a dirti. Vediamo adesso, andiamo a vedere che cosa deve bruciare rispetto al tuo vecchio modo di amare. Allora, che cosa deve bruciare rispetto al tuo vecchio modo di amare? 9 di coppe. Allora, il 9 di coppe, sapete quanto amo i 9? 9 di denari, 9 di coppe, è molto sottile qua, deve bruciare un po' della paura di aprirti all'altro. Magari molti di voi mi diranno, ma io non ho paura di aprirmi all'altro. Aspetta, che le carta canta, come dico. Allora, potrebbe dover bruciare l'immagine non so, allora, non è che tu non ti apri all'altro, tu dai tanto, no? Però quando ti apri è come se ti dessi a un'immagine di amore desiderata e non realmente vissuta, cioè è l'idealizzazione che deve bruciare qua, l'immagine dell'amore desiderato prima ancora che tu cioè, quante volte ci siamo fatti un film su qualcuno, poi lo incontriamo e realmente non è così. Ecco, quella cosa deve bruciare, cioè della serie, io so come dovrebbe farmi sentire, so che cosa dovrebbe darmi, so quale forma dovrebbe avere, ho già immaginato come dovrebbe andare, ecco, e quando la realtà presenta il 5 di denari, quindi qualcosa che inizialmente non corrisponde all'immagine completa, il 7 di coppe inizia a fantasticare per colmare sta distanza, no? Tra ciò che c'è veramente e ciò che vorrei che ci fosse, e questa è la chiave. Il 9 di coppe deve bruciare quando quella cosa diventa ti vivo attraverso ciò che desidero ricevere da te, non ti vivo veramente. E questo si collega perfettamente anche al 4 di bastoni di prima come resistenza, no? Cioè sono disponibile a quello che arriva purché assomigli abbastanza alla vita che avevo già immaginato per me. Quindi non deve bruciare il desiderio d'amore, mica la felicità, deve bruciare l'immagine già costruita di come l'amore dovrebbe renderti felice. Lasciati stupire dalla vita, perché magari hai incontrato
o incontrerai una persona e prima ancora di conoscerla veramente una parte di te aveva già cominciato a immaginare quello che avrebbe potuto diventare, no? Ciò che avrebbe potuto darti, come avrebbe potuto riempire quello spazio. Ma settembre ti dice qualcosa di molto più radicale, cioè non viverti qualcuno attraverso il tuo desiderio, vivitelo per ciò che è. Ecco perché poi nasci come re di coppe. Cioè, non chiedere all'amore di assomigliare al sogno che mentalmente avevi preparato. Lascia che l'amore possa sorprenderti con una forma che non avevi ancora immaginato. Il 7 di coppe qua 2 volte brucia perché vuole liberarti dall'idea che la realtà debba assomigliare a quello che la tua mente costruisce. Wow, molto potente questa lettura. E aspettati, ricordati che qua c'è sorpresona, ecco. Vediamo se non... andiamo a vedere sempre per non fare come Acrisio con la quinta carta. Se non ripeti il passato, quale nuova forma può prendere l'amore a settembre? Cavaliere di denari. Chi va piano va sano e va lontano, ma costruisce davvero. Allora, quindi io proprio lo credevo che uscisse il Cavaliere di denari comunque, perché qua c'è qualcosa di splendido, però deve attraversare una soglia, no? Quindi se non ripeti il passato, l'amore diventa finalmente qualcosa che cammina e che si costruisce. Quindi il Cavaliere di denari non arriva con le esplosioni, arriva e costruisce un gesto, un altro gesto, un altro gesto, una presenza, poi un'altra. E forse proprio questo è il nuovo amore tuo, cioè smettere di misurare un sentimento dall'intensità con cui ti fa sognare e cominciare a guardare la continuità con cui qualcuno sceglie di essere accanto a te. Perché il 9 di coppe voleva il desiderio realizzato e il Cavaliere di denari ti insegna qualcosa di ancora più maturo, cioè la realizzazione si costruisce. Quindi settembre ti sorprenderà perché l'amore non arriva nella forma in cui avevi immaginato. Qualcosa inizialmente può sembrarti incompleto, mancante, risvegliare immediatamente 100 scenari nella tua mente, ma se non riempi il vuoto con quello che la mente fantastica, no? E lasci all'altra persona il tempo di mostrarti chi è, emergerà una forma molto diversa da quelle che hai conosciuto fino ad ora. Meno immaginata, più vissuta, meno promessa, più presenza e più realtà. Cioè, settembre non viene a toglierti il sogno d'amore, ma fa una cosa radicale, viene a insegnarti come trasformare il tuo sogno in realtà. Guardate che bombazza che c'è, mamma, incredibile, incredibile, mamma mia. Vediamo qualche dettaglio sull'altra persona. Vediamo la qualità energetica dell'altra persona. Teniamo conto che usciva anche la regina di coppe lì, che sia uomo o donna non importa, però mettiamola sul 5 di denari. Da dove proviene questa mancanza? Allora, voglio vedere la qualità energetica di questa persona. Cosa mi dicono gli spiriti a mezzo di questi tarocchi? La qualità energetica della persona, a prescindere. È una papessa, può essere il segno del pesci come te, però al di là, sapete, i segni non li dico sempre, quindi perché mi sembrano limitati. Quindi la qualità energetica di questa persona è una persona che sa stare davanti al mistero senza portargli fretta. È una persona che sa osservare, una grande carica spirituale, una grande carica di energetica, può avere un ruolo anche importante. È una persona che sa, che ha tanta esperienza, ha avuto tanta esperienza anche, non lo so se esperienze spirituali nel senso stretto, ma è una persona che sa stare davanti al mistero senza costringerlo a parlare il mistero, no?
una persona che custodisce una grande sapienza, una grande saggezza. E qual è l'energia che porta nei tuoi confronti? Forse questa mancanza iniziale che puoi sentire, una persona che non si espone subito, no? Vediamo l'energia che porta nei tuoi confronti qual è? Di possibilità. Non è una persona che si espone subito, è come il Cavaliere di Denari, c'è una persona che apre la possibilità, che non accelera il destino. Ecco dove potresti sentire quel qualcosa che manca, no? Qual è l'energia finale di questa persona nei tuoi confronti? Il 5 di denari, sì, allora è chiarissimo. Potrebbe essere una persona che sente una tua mancanza, sente una mancanza, sente qualcosa, le carte si ripetono, le immagini si ripetono. Siccome la papessa corrisponde anche al segno del pesci, no? Il tuo, è una persona che ti specchia esattamente te stessa o te stesso. E a mezzo di questo specchio è una persona che si sente anche più fragile, che ha delle fragilità nonostante possieda una carica spirituale o qualcosa di molto forte. Però è una persona che sente le proprie fragilità, magari una persona che aspetta prima di agire, no? Quindi andiamo ancora più in profondità con i miei oracoli lui-lei. Può essere una persona che ha delle sue paure, però qua è aspetta e vedrai, questa stesa è aspetta un attimo e vedrai che miracolo è. Vediamo, i miei oracoli potete trovare sotto l'info box. Vediamo cosa ti dirà questa persona, cosa cela nelle profondità della sua psiche. Ah, potrebbe essere una persona che magari... Allora, questa cosa vale per un gruppo di voi, non per tutti perché sono immagini. Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Allora, per alcuni di voi può essere una persona che è impegnata, sto con lei o con lui, può essere una persona che è impegnata e che sente che sta facendo un lavoro. Perché ti dico aspetta e vedrai? Perché qua, se c'è amore tra di voi, qua c'è una possibile costruzione futura dove la costruzione è con te. Quindi, perché se mi parlano di una persona impegnata, la persona impegnata con la quale sta, cioè questa persona qui, se è impegnata, la relazione con l'altra persona non esiste più, anche se è impegnata. Se c'è amore tra di voi, E quindi questa è specifica per alcune di voi. Vediamo un po'. Quanto vorrei le tue gambe ora? Eh sì, stanno cadendo. Appunto, sto pensando di regalarti un anello. L'anello è il compimento, è il sogno che si avvera, no? Cioè nel senso è la costruzione. Quindi io non so in che situazione stai con questa persona o starai a settembre. Il punto è che tra qua l'amore ti porta a una costruzione vera, solida, a poco, vera e reale. Guarda, re, regina di coppe, anima gemella, costruzione, quindi mi confermano questo. Ricordati che c'è la celebrazione qua, no? La non giudicare se una persona magari ha degli obblighi. Questo sto con lei potrebbe essere anche una madre, una persona di cui si fa carico, va bene? Ricordati non giudicare subito. Ricordati quello che ti sto dicendo, non giudicare subito. Vediamo cosa hanno. Ah, stanno uscendo da sole. Io non mi abbasso a mercanteggiare, questa persona o tutto o niente, cioè è stabile in questo, ti sto manifestando e infatti ti sta cercando, anche se non la conosci, ti sta cercando. È una lettura molto hollywoodiana, devo dire, molto hollywoodiana. Vediamo cosa ti dicono queste. Amore nostalgico, amore ostacolato, amore passionale. Qua passiamo da una nostalgia all'ostacolo a molta passione, a molto fuoco che permette all'energia erotica di salire, di creare un amore che si crea veramente su salde fondamenta. Ricordati, l'amore nostalgico è quel 9 di coppe, secondo me qua un po' che dovevi bruciare, cioè l'idealizzazione, portare qualcosa nella materia, ok? Vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli.
messaggio, e questa è la sorpresa, questa è la giustizia che interviene nelle tue relazioni d'amore, e qua c'è assolutamente il salto fuori dal luogo comune. Allora, l'amore ti sorprenderà. Qua c'è un salto nella fede, ci si lancia oltre il luogo sconosciuto. Essere imparziale, la carta della giustizia, sorpresa, la giustizia arriva per te e qua si fa un salto fuori il conosciuto, nella realizzazione di quello che ti ho detto. Ok? Ragazze e miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.